Aggiornamento di calciomercato Inter, il punto sulle manovre in attacco in vista della prossima stagione, la 2024-2025. L'attacco, un reparto che nella prossima estate subirà un bel restyling sicuramente, perché registriamo già un colpo fatto praticamente. Mehdi Taremi che arriverà a parametro zero dal Porto, ma con ogni probabilità non sarà l'unico volto nuovo. Perché sono in corso delle riflessioni in questo momento in casa Inter. La dirigenza, a quanto pare, per cercare di far compiere un altro salto di qualità a questa squadra, intende andare ad investire, intravede comunque proprio nell'attacco il reparto in cui andare ad intervenire in estate, forse in maniera anche significativa. E dopo aver fatto una prima proiezione sulla nuova rosa dell'Inter 2024-25 nel contenuto che abbiamo pubblicato sui nostri canali nelle scorse ore, adesso ci focalizziamo allora sull'attacco con il punto della situazione e 3 scenari da tenere d'occhio con dei nomi che secondo me faranno abbastanza discutere anche nei commenti. Allora, amiche e amici passioniteristi, innanzitutto ben ritrovati in questo nuovo episodio di oggi. Se non lo avete ancora fatto, mi raccomando, cliccate sul tasto mi piace e poi iscrivetevi al canale. Clic sul tasto iscriviti così non vi perdete neanche uno dei nostri contenuti ogni giorno, le dirette sempre alle 19:30 e molto altro ancora. Parliamo dell'attacco dell'Inter allora per la prossima stagione. Partiamo però da quello che abbiamo oggi a disposizione, da chi c'è già all'Inter, quindi da quale base si riparte per poi iniziare a fare tutti gli altri ragionamenti. Il rinnovo di Lautaro Martinez innanzitutto è il primo tema da trattare, perché si va avanti con ottimismo dopo l'ultimo incontro che c'è stato a Madrid. È il contratto più importante della sua carriera di Lautaro Martinez e quindi è un contratto che richiede anche una serie di discussioni, e ad oggi diciamo che si va verso una firma, si va a sensazione verso un rinnovo del contratto. È chiaro, è abbastanza evidente secondo me che tra novembre, dicembre, gennaio, quel periodo lì, qualcosa è successo, comunque qualche scenario è cambiato attorno a Lautaro Martinez e quindi il rinnovo sta andando più per le lunghe, e adesso siamo in una fase in cui c'è un chiaro gioco delle parti. Però Lautaro ha un contratto che scade tra 2 anni, quindi c'è tempo ancora per lavorarci sopra, e quindi al momento siamo ancora ottimismi e tutto fa pensare con ottimismo quindi al rinnovo del contratto. Su Thuram poi l'intenzione dell'Inter chiaramente è quella di blindarlo. Può esserci qualche rischio da tener d'occhio, perché ci possono essere club molto ricchi e molto interessati, tipo, ne abbiamo parlato nelle scorse settimane, un PSG, e per l'Inter Thuram potrebbe essere una plusvalenza piena visto che è arrivato a parametro zero, ma non c'è innanzitutto l'intenzione di privarsene ad oggi, e lo ribadisco visto che l'ho detto anche poco fa. Ma credo che anche per il percorso del giocatore stesso un altro anno a Milano secondo me sarebbe l'ideale. E forse devo dire, questa è una cosa un po' più particolare, ma il fatto che l'Inter sia uscita agli ottavi di finale di Champions League può averlo tolto un pochino dalla vetrina del mercato internazionale, a differenza per esempio di quanto è avvenuto un anno fa con Andrea Onana, che in un Inter che è arrivata fino alla finale di Champions è stato protagonista, si è messo in vetrina ed è arrivata un'offerta da 55 milioni. Ecco, questo rischio, diciamo, ai noi di mettere in vetrina ulteriormente Thuram non c'è, ai noi perché non siamo andati più avanti in Champions League, però può essere un bene nell'ottica di tenerlo, anche se occhio sempre all'europeo, perché dovesse brillare lì, chiaramente poi i discorsi andrebbero rifatti. Ma aggiungo anche, o almeno mio punto di vista, che se davvero vuoi fare un salto in avanti come squadra in maniera importante, quest'anno devi puntare ad aggiungere qualcuno a Thuram e a Lautaro Martinez e non devi pensare invece a come sostituirli, sempre fermo restando che a fronte di offerte irrifiutabili, irrinunciabili, ogni discorso poi va un po' ricontestualizzato. Comunque, dopo Lautaro, dopo Thuram, la certezza è Mehdi Taremi, classe 92, come detto in arrivo a zero dal Porto al termine di questa stagione. È chiaramente un giocatore interessante, ancora un po' un'incognita al di fuori del Portogallo, e quindi andrà misurato poi in questo contesto. Lo reputo un buon colpo, perché comunque è un giocatore, un attaccante di buona tecnica, un attaccante di movimento che può fare con meno classe e meno esperienza ad altissimo livello quello che ha fatto anche Edin Dzeko, e che con Inzaghi Dzeko
si è trovato molto bene, quindi potrebbe ritrovarsi bene anche Taremi, detto della differenza di classe, come dicevo, e di esperienza. Lo avrei preferito ad altri già in questa stagione, sicuramente. A 0 però, anche in vista della prossima annata, è una buona opportunità come completamento. Dico subito però anche qua che la mia speranza è quella di riuscire a portare a casa, di riuscire a portare all'Inter un altro terzo attaccante in grado di mettere più in discussione i due titolarissimi, mentre Taremi ad oggi per me parte dietro ai primi due in maniera abbastanza chiara, ecco, rispetto ai titolari è un passo indietro. E a tal proposito parliamo un attimo anche di chi parte veramente indietro, ancor più indietro. Il primo è Alexis Sanchez, che è in uscita. Ci sono state delle voci su un possibile rinnovo di contratto dopo alcune partite in cui aveva fatto bene. In realtà per ora non trovo conferme in questo senso e a meno di clamorosi colpi di scena o di ribaltoni, Alexis Sanchez se ne andrà per la scadenza del suo contratto. Marko Arnautovic è arrivato solo l'estate scorsa, anche qua però credo che l'infortunio che ha avuto a Bologna purtroppo abbia messo un po' una croce, un po' una X sulla sua seconda avventura all'Inter, non tanto per le sue caratteristiche, perché comunque diciamo con le sue caratteristiche può essere un giocatore utile anche ad Inzaghi e anche in questa Inter, ma credo che l'Inter abbia bisogno di un giocatore, di un'alternativa che sia più giovane e più integra fisicamente soprattutto. E quindi c'è qualche timida voce, mi dicevano dei colleghi, sull'Arabia Saudita da tener d'occhio, altrimenti se accetta un ingaggio più basso, magari su 2 anni di contratto, può diventare una pedina da utilizzare come scambio magari in Serie A, anche se non è semplice. Così come non è semplice piazzare poi Joaquin Correa, che lo ricordiamo si proverà in ogni modo a cederlo. È ad 1 anno dalla scadenza del suo contratto. Se non verrà riscattato dal Marsiglia, che sta rincorrendo, si sta riprendendo verso la zona Champions League, se il Marsiglia va in Champions League scatta il riscatto obbligatorio per il Marsiglia, però comunque ecco, non dovesse scattare e dovesse rientrare all'Inter, si farà il possibile per cederlo. Quindi tutti e tre, Sanchez, Arnautovic e Correa, vanno considerati in uscita da questa Inter e aggiungo qua la dirigenza secondo me deve dimostrarsi abile anche a fare questo tipo di operazioni in uscita, questo tipo di operazioni qua, operazioni che appaiono chiaramente difficili da fare, però anche qua si misura poi la bravura di alcune società, detto che forse a bilancio potrebbe esserci spazio anche per fare qualche piccola minusvalenza pur di liberarsi di alcuni pesi a livello di ingaggio e di ammortamento come Arnautovic e Correa, per cui vediamo. Di ritorno poi c'è Valentin Carboni, talentuosissimo, giocatore classe 2005 che sta facendo bene al Monza. Sono in corso delle valutazioni piuttosto approfondite sull'argentino perché a gennaio l'Inter ha già detto di no in realtà a delle offerte anche piuttosto importanti che sono arrivate, si è preferito lasciarlo al Monza dove sta maturando bene come dicevo e a questo punto le strade su Carboni sono tre: o rimane in prestito un altro anno al Monza stesso o in un'altra società, o viene riportato a Milano e quindi impiegato come quinto attaccante di completamento e può essere utile anche in ottica liste per quanto riguarda le compilazioni della rosa dell'anno prossimo, oppure se arriva un'offerta importante, al momento si parla di una cosa superiore ai 20-25 milioni di euro, potrebbe essere usato come plusvalenza pura e un tesoretto poi da reinvestire su un altro profilo che l'Inter magari ritiene più pronto per incidere subito. So già che molti non saranno d'accordo con questa possibile valutazione, ma sono appunto delle valutazioni che vengono fatte e aggiungo che a maggior ragione dopo l'esperimento che sta funzionando bene, chiamiamolo esperimento, comunque dopo l'operazione Fabian che sta andando molto bene, sta facendo benissimo a Bologna con dei gol anche molto pesanti con la maglia del Bologna, il centrocampista, per chi non se lo ricordasse, è stato ceduto dall'Inter l'anno scorso per 5 milioni di euro al Bologna, mantenendo però un'opzione che permette all'Inter di ricomprarlo tra un anno a 12 milioni di euro. Così hai avuto subito 5 milioni di euro da poter usare e poi puoi ricomprarti il giocatore se esplode tra 2 anni in questo caso ad una cifra già prestabilita. E diciamo è una formula questa che potrebbe anche essere riapplicata, riutilizzata
con altri giocatori per cercare di crearsi un nuovo tesoretto da poter investire su giocatori più pronti subito e oltre allo stesso Valentin Carboni, che potrebbe essere usato magari in questa maniera, ci sono per esempio altri 2 giocatori come Francesco Pio Esposito, che al momento si trova in Serie B, come Filip Stankovic, che sono 2 giocatori che potrebbero anche andarti a garantire quel tesoretto lì, ma sui quali l'Inter per il momento non vuole perdere il controllo, vuole riuscire in qualche modo, magari anche con questa formula alla Fabiana, chiamiamola così, a mantenerle il controllo. Detto questo, a questo punto però diciamo potenzialmente contiamo Lautaro Martinez, Thuram, Taremi e la variabile Carboni. Questo sarebbe al momento uno scenario ipotetico, per cui almeno un altro colpo in entrata è chiaramente nei piani dell'Inter per costruire il nuovo attacco e, in questi giorni stanno emergendo sempre più indiscrezioni che vanno in questa direzione di un nuovo colpo in attacco appunto. L'idea appunto, come dicevo in apertura, è quella che se si vuol fare un salto di qualità ulteriore con questa rosa, l'attacco è appunto il reparto in cui bisognerà fare l'investimento, chiamiamolo alla Pavard, cioè piazzare quella fiche pesante, quell'investimento importante che l'anno scorso appunto si voleva piazzare innanzitutto su Lukaku e poi dopo tanti giri invece è stata piazzata sul difensore francese appunto su Pavard, questa volta invece si vorrebbe piazzare proprio sull'attacco. Per fare questo ci sono 2 strade su cui la dirigenza dovrà decidere di lavorare e sta ragionando su queste 2 strade. O si va su un profilo estero giovane, chiamiamolo alla Lautaro Martinez, cioè un giocatore che ha già, dell'esperienza e su cui tu vai ad investire anche un bel tesoretto, un giocatore che può inizialmente partire un attimo dietro per poi valorizzarsi con il percorso, come è stato appunto il percorso di Lautaro Martinez che al Racing Club de Avellaneda era già un elemento importante, all'Inter poi ha dovuto crescere piano piano. Tra questi nomi, per fare un esempio, può esserci Jonathan David, per esempio, che con ogni probabilità lascerà il Lille al termine di questa stagione e visto che è in scadenza di contratto nel 2025 potrebbe anche abbassarsi un po' la valutazione del suo cartellino, anche se c'è da dire che a inizio anno aveva avuto delle difficoltà e quindi poteva essere il momento giusto per acquistarlo. Adesso però soprattutto in Francia sta volando con dei numeri veramente alti, quindi potrebbe esserci anche una sorta di asta e altri club da tenere d'occhio, però quindi un profilo di questo tipo o anche un profilo. Diciamo che l'esempio vincente di un anno fa con l'acquisto di Bissek, potrebbe portare ad investire su un profilo di questo tipo anche in attacco. Chiaramente un attaccante non ti costa 7 milioni di euro, che sono la cifra spesa per avere Bissek, ma quando prendi un giovane di qualità e lo inserisci in un contesto come, quello che è l'Inter oggi, difficile che l'investimento ti vada male. Altrimenti, strategia completamente diversa, ed è l'altra strada che si sta valutando, è probabile che si vada su un profilo che conosce già la Serie A, in modo da avere, oltre a Taremi, oltre a Lautaro e Thuram che sono delle certezze, un altro giocatore che possa essere una certezza in termini di rendimento, perché non ha bisogno di ambientarsi nel campionato. E, non è un caso che qualche mese fa, prima che si infortunasse, dei sondaggi per Domenico Berardi del Sassuolo, ad esempio, c'erano stati. E quindi attenzione, se il Sassuolo va in Serie B è tutto da vedere, può essere un'opportunità, anche se questo infortunio grave che ha avuto al tendine d'Achille bisogna vedere come torna e soprattutto tornerà tra diversi mesi, per cui salterebbe la prima parte di stagione sostanzialmente. C'è poi quel solito nome e immagino saprete già di chi sto parlando, è quello di Paulo Dybala che inevitabilmente torna sempre in casa Inter. È in scadenza di contratto nel 2025, per il momento non ho sentito, da quello che percepisco, delle voci sul rinnovo di contratto, ha una clausola e tra tutto costerebbe una ventina di milioni di euro probabilmente come affare per avere il cartellino del giocatore. Per caratteristiche è un giocatore che piace sempre e che effettivamente manca al reparto d'attacco dell'Inter. Andiamo poi anche a Genova, perché a Genova in realtà i nomi da tener d'occhio sono 2, perché quello che sembra un po' più caldo, che intriga anche un po' di più, probabilmente al momento è Gudmundsson, che non è giovanissimo, però, su di lui effettivamente qualche chiacchiera c'è stata. È un giocatore che, sta attirando l'interesse dei top club italiani soprattutto, cioè la fascia Inter, Juve, Milan
più o meno tutti si stanno muovendo con interesse su Gudmundsson, e anche l'Inter quindi effettivamente è interessata. Sono curioso di capire anche poi nelle mani di Inzaghi che tipo di giocatore potrebbe diventare, per capire come lo fa evolvere, uno molto abile palla al piede nel dribbling e che sta dimostrando anche un buon senso del gol. Però dicevo, i nomi sono due perché non scordiamoci che un anno fa, prima di arrivare a Genova, l'Inter aveva seguito molto attentamente anche Matteo Retegui, che dopo un anno di ambientamento in Serie A, che può prendersi sempre più spazio anche in nazionale, può interessare ancora di più all'Inter. Attaccante completamente diverso per caratteristiche rispetto anche a quello che abbiamo in rosa, e quindi sempre da tener d'occhio. Dalla Germania poi di recente hanno rilanciato anche il nome di Joshua Zirkzee, un attaccante che forse nei sogni dei tifosi, anzi poi fatemi sapere nei commenti, però è uno di quelli che quest'anno sta accendendo un po' di più i sogni dei tifosi, è esploso quest'anno nel Bologna. Il Bayern ha ancora un certo controllo con una clausola particolare, nel senso che il Bayern ha una grossa percentuale sulla rivendita del giocatore e può riacquistarlo per circa 40 milioni di euro, ma poi deve decidere il giocatore e al momento non mi sembra che ci sia l'intenzione da parte del Bayern di riacquistarlo. Quindi in Germania lo hanno accostato nuovamente anche all'Inter e non solo, però ecco, per comprarlo, soprattutto con il Bologna che dovrebbe andare in Champions League, bisogna bussare con almeno 40 milioni di euro e probabilmente anche qualcosa in più. Attenzione invece, infine, a un vecchio pallino dell'Inter che è Giacomo Raspadori. Anche qua il Napoli venderà sicuramente Osimhen, quindi se gli garantiscono un anno da titolare alla guida dell'attacco del Napoli, potrebbe anche rimanere. Ma se questa cosa non si concretizza ancora e deve fare ancora una stagione di convivenza e di lotta e il Napoli soprattutto non va in Europa, attenzione perché Raspadori all'Inter piace molto, fin dai tempi del Sassuolo. C'è un'insidia Juventus anche qua perché anche la Juve con Giuntoli che lo ha portato al Napoli è molto interessata, però l'Inter c'è e segue attentamente la vicenda, anche per una certa vicinanza con i procuratori del giocatore. Chiaro che forse l'incognita più grande qua è l'eventuale trattativa con De Laurentiis, il presidente del Napoli, che ricorderete non ha preso benissimo l'affare Zielinski con l'Inter che prenderà a parametro zero Zielinski che non ha rinnovato con il Napoli, quindi potrebbe non essere una trattativa molto molto semplice. Queste sono al momento quindi delle ipotesi e delle strategie sulle quali si sta lavorando dunque per il prossimo attacco dell'Inter della stagione 24-25. Sono curioso di sapere la vostra e di sapere un po' che cosa ne pensate voi e quindi quale sarebbe secondo voi il nome giusto su cui puntare per l'attacco dell'Inter. Se volete scrivetemi anche tutto l'attacco, come lo andreste a comporre voi, chiaramente in maniera credibile, con dei giocatori credibili per la prossima stagione. Ne stiamo parlando anche nel club, quindi vi ricordo sempre www.passioninter.club per entrare a far parte della nostra grande community con interisti da tutto il mondo. Ci vediamo lì. Se volete sostenere il nostro progetto, www.passioninter.club. Vi lascio con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue da YouTube vi basta cliccare qui.